Torniamo a Palma di Mallorca, in questa occasione andiamo a provare la bellissima Beneteau Flyer 8.8 Sandec. Mi trovo ora su questo enorme ponte, sul prendisole di prua di questa barca che misura 3 metri di larghezza per 9 metri di lunghezza e può portare fino a 11 persone, o in categoria B, quindi se voglio allontanarmi molto dalla costa, posso arrivare fino a 8 persone di portata. Nella parte centrale della prua abbiamo questa finestra molto grande che è calpestabile. Questa finestra serve a dar luce a tutta la cabina di sotto che poi andremo a vedere. Su questo prendisole di prua possiamo ospitare quasi tutti gli ospiti della barca. Infatti abbiamo questi due comodissimi cuscini laterali. È possibile completare con un cuscino centrale qui e coprire completamente il ponte anche, quindi potremo avere uno spazio prendisole di 3 metri di larghezza per 3,5 metri di lunghezza, una piazza d'armi. Questa barca con un ponte di questo genere, quindi con uno spazio così grande in prendisole, la cabina, tutto un pozzetto così grande, dire a chi è adatta o a chi non è adatta è difficile. Infatti possiamo strutturare questa barca con le opzioni che vogliamo per allestirla sia per gli sport che anche per la famiglia, per gli amici. È veramente una barca che può andare bene a tantissimi utilizzi. Immaginiamo ad esempio di avere una famiglia con un paio di bimbi e magari una coppia di amici a bordo. Cosa succede? Succede che tutti di giorno vogliono sdraiarsi, prendere il sole e divertirsi, quindi abbiamo quel grandissimo prendisole di prua, là davanti appunto, poi la possibilità di trasformare il pozzetto, che è il pozzetto questa zona qua centrale, con tutte queste panche, sia frontali che anche quelle laterali. Ne abbiamo una anche su questo lato. Se non bastassero, se poi ci aggiungiamo che ci mettiamo un tavolo qua che è già predisposto, abbiamo un tavolo per un picnic per 6-7 persone. Cosa dirvi se non che è perfetta per una bellissima giornata in mare. Non bastasse, il sedile di poppa, quindi questo qua dietro, ha lo schienale reclinabile che dopo andremo a vedere, e trasformabile quindi in un altro prendisole. Quindi immaginiamo che durante la giornata con i nostri amici, i nostri figli, a un certo punto i bambini cominciano a fare i capricci, siccome vogliono fare la pennichella, vogliono farsi una dormita per riposarsi, però all'ombra, non al sole o magari a contatto con il mare. Di conseguenza abbiamo la possibilità di sfruttare questa grandissima cabina che non solo può essere adatta per la pennichella, ma è una vera e propria cabina abitabile che poi andremo a vedere. Siamo sulla plancia di comando di questa Flyer 8.8 Sandec e abbiamo la strumentazione centrale della Lowrance che tramite la codifica, tramite il linguaggio NEMEA, è sostanzialmente un modo in cui si trasmettono i dati, riesce a leggere tutte quante le caratteristiche e dati tecnici del motore, quindi qua vedrò un quadro completo di tutta la strumentazione del mio motore. Oltre allo strumento dedicato di Suzuki, infatti su questa barca sono installati 2 motori da 250 cavalli di Suzuki, quindi ognuno con il suo schermo digitale dedicato, comandi elettronici, infatti abbiamo i comandi elettronici installati su questi motori, ovviamente abbiamo un idroguida perché avere 500 cavalli dietro e non avere l'idroguida sarebbe da pazzi, e tutta quanta l'attrezzatura di bordo. Un'altra chicca molto interessante per una barca di queste dimensioni è l'elica di prua. Non tutti la chiedono, non tutti la vogliono perché i motori fuori bordo sono molto facili da poter utilizzare e sfruttare anche senza elica di prua, ma è un must veramente comodo. Magari una brutta giornata dove devo rientrare velocemente e far manovra in porto, avere l'elica di prua mi aiuta moltissimo a essere più efficace nelle manovre. Ci troviamo ora di nuovo sul pozzetto della barca, nel pozzetto, nella parte centrale, e come vi dicevo prima abbiamo questo sedile di poppa, quindi il sedile dietro vicino ai motori, che ribaltando lo schienale, tra l'altro in modo molto facile e comodo, diventa automaticamente un prendisole matrimoniale, qua a poppa, senza bisogno di... e ci si sta molto ma molto comodi. La potenza è data da questi 2 motori da 250 cavalli Suzuki e la potenza massima applicabile in effetti è 500 cavalli, quindi abbiamo applicato il massimo che si può applicare, ed è una barca che tra poco andremo a testare in acqua e vedremo le performance di barca sportiva, sportivissima con questa motorizzazione. Io sono appoggiato in questo momento al roll bar, è un roll bar molto tecnico e comodissimo, serve principalmente per essere utilizzato nel caso di sci nautico o wakeboard, quindi per aver qua ancorato qualcuno da trainare, ma è altresì comodo nella risalita
per agganciarmi e passare comodamente verso il pozzetto. Nell'estrema poppa, quindi tutto dietro questa barca, sono state installate due plancette di poppa. Cosa sono? Due prolunghe in vetro resina che allungano il design della barca, ma non solo, soprattutto sono dei comodi punti d'appoggio sia per la risalita che la discesa in mare. Ne abbiamo una a destra e una a sinistra, una dritta e una a babordo e una a tribordo. In questa zona, quella di sinistra, avendo il passaggio direttamente per salire in barca, abbiamo anche la scaletta scomparsa sotto che va direttamente a mare. Abbiamo nel nostro pozzetto, quindi nella zona abitabile all'esterno, un frigorifero comodo da 45 litri e anche un lavello comodissimo e la sua piastra. Vogliamo farci un caffè, vogliamo farci una pasta abbastanza veloce, ma comunque è possibile riuscire a farla. E poi andiamo a scoprire la cabina. Ora scendiamo nella cabina e andiamo a vedere le dimensioni fantastiche di questa cabina. Siamo ora seduti sulla parte centrale della cabina, letto matrimoniale o divanetto trasformabile con un grandissimo tavolo. Di fronte a me c'è la fine del divano che fa da prolunga letto in questa zona qua, o altrimenti, se non la voglio, per avere più spazio libero e avere un miglior accesso al tavolo, posso anche toglierla, infatti è una prolunga asportabile. La parte centrale è perfetta per me perché si abbina benissimo la mia giacchetta, vedi? Comunque è molto grande questa zona qua. Il punto luce è veramente importante. Abbiamo un passo uomo. Il passo uomo che cos'è? È una finestra molto grande con un'apertura per far riuscire anche, insomma, magari con le mie spalle faccio un po' fatica, ma una persona potrebbe anche riuscire. Sicuramente la testa ce la mette fuori, ma serve soprattutto per fare areare la cabina. Tutte le finestre laterali sono molto comode, difatti pur essendo una cabina bassa, perché stiamo parlando di una barca Sandek, quindi col prendisole piatto sopra, danno tantissima luce. Come vi dicevo, il tavolo centrale è possibile abbatterlo, abbassarlo, semplicemente togliendo il gambo tavolo e voilà che abbiamo trasformato anche con la prolunga il tutto in un enorme letto. Ci si può dormire in diagonale come volete. Abbiamo 2,50 m di larghezza in questo punto, 2,10 m, 2,15 m di lunghezza. È veramente grande, molto molto grande. Questo angolo è un angolo di lavoro per la cucina, non c'è un vero fuoco perché in sicurezza non avremo l'altezza abbastanza, sufficienza. Abbiamo poi dopo il frigorifero, alcuni stipetti. Tra l'altro non vi ho detto che nella parte prodiera abbiamo gavoni dappertutto. I gavoni sono gli spazi dove mettere tutte le vostre cose, quindi sia lateralmente che anche sotto al letto c'è un sacco di spazio per questo. Un'altra chicca della barca è ovviamente il letto di poppa, quindi scendendo dall'ingresso ho in questa posizione qua un letto matrimoniale largo 1,70 m e lungo 2,10 m, quindi un vero letto matrimoniale, tra l'altro con un sacco di spazio, e non si soffrirà mai di claustrofobia perché in questa zona dove ci sono le teste ho assolutamente pieno respiro. Abbiamo appunto, come dicevo, tutti questi mobiletti, impianti elettrici, qua c'è l'impianto stereo anche e tutta quanta la cabina illuminata. Scendendo in cabina sul lato destro, scendendo dai gradini, abbiamo questa porta che è libero accesso al WC, che è grandissimo, è veramente veramente spazioso. Non è molto elegante che vi parli dal gabinetto, ma sono assolutamente seduto sopra di me ho ancora 20 cm di spazio, quindi anche le persone un po' più alte non hanno problemi, oltre al fatto che posso muovermi liberamente in questa zona qua. Adesso andremo a vedere meglio quando esco io. Bene, siamo pronti a partire, andare a testare questa barca con ben 500 cavalli. Suzuki a iniezione con i comandi elettronici. Andiamo, affondiamo il gas e andiamo a divertirci. Stiamo navigando a 23 nodi e la barca è assolutamente ferma ed è una ottima navigazione. Adesso siamo scesi a 21. Se poi voglio dargli dentro un po' di gas, andiamo a vedere cosa succede.
Abbiamo toccato una punta di 42 nodi, ma la percezione che si ha di una barca assolutamente ferma in acqua. Sembra di navigare a 20 nodi quando si è a 40. È divertente, emozionante, è sicura, assolutamente sicura. Una barca eccezionale sotto tutti gli aspetti. I motori spingono veramente molto, abbiamo tanta potenza da poter sfruttare. Quindi a questo punto fermo, smetto di divertirmi, non mi resta che dirti che se vuoi maggiori informazioni su questa barca non devi fare altro che leggere qui sotto, abbiamo tantissime informazioni tecniche su questa barca, avremo la possibilità anche di fartela vedere, probabilmente anche sul lago di Garda a breve. Comunque contattaci, mettiti in contatto con noi e ti darò tutte le informazioni di cui necessiti. A questo punto non mi resta di dirti buon vento e occhio sempre al meteo.